addendum riguardo l'argomento Blue Whale alla luce di nuove rivelazioni che la rete ha in qualche modo rilasciato riguardo a questo argomento, ovvero il fatto che, come in qualche modo avevo anticipato nel testo che accompagnava il video, parte di questo fenomeno è inventato, è drammatizzato, un po' come succedeva nei creepypasta per certe storie, una delle quali fu Slenderman. Per cui non è chiaro esattamente cosa sia successo, è una semi-leggenda urbana, il ragazzo russo è stato arrestato ma non è responsabile di 100 e passa suicidi, ma solo di 14, come se fossero pochi. Non si capisce se sia un entusiasta killer oppure sia pentito della cosa. Va bene. Ho pensato se togliere o lasciare il precedente video, se fosse il caso di toglierlo o lasciarlo, in qualche modo, poiché mi sono reso, come dire, responsabile di la diffusione di questa notizia, in parte vera, in parte no. Decido di lasciarlo per una serie di motivi. Il primo dei quali è ad imperitura memoria del fatto che bisogna sempre, come dire, stare attenti alle notizie che si danno e controllare bene le fonti. Me ne scuso per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il lavoro che ho fatto io, me ne scuso personalmente, a difesa mia e a difesa di tante altre persone, non ultimi i ragazzi delle Iene. Posso dire che questi fenomeni di leggenda urbana sono di difficile studio, anche perché naturalmente, soprattutto in questo caso, vanno a connettersi a eventi in parte veri, a qualcosa che è successo realmente. Altre cose naturalmente vengono come dire, aggiunte in seguito, per cui poi risalire all'origine delle cose è abbastanza complesso. Che esistano suicidal rooms in internet, per cui luoghi in cui la gente si scambia idee, suggerimenti su come suicidarsi e venga incentivata, questa è cosa nota. D'altra parte, quando io scrissi nel 2010, quando pubblicai nel 2010 l'enciclopedia sul sesso, e ho fatto una serie di ricerche su varie variazioni, come perversioni sessuali. Per esempio, sono finito su un sito di persone interessate, di transabled o interessate alle amputazioni come fenomeno psicologico e sessuale, e in questo forum la gente, erano stranieri, si scambiavano idee su come congelarsi le dita della mano e dei piedi tenendole ore nel freezer per poi amputarsele, con tanto di foto e di suggerimenti del post operatorio privato. Per cui che fenomeni di suicidio e di induzione condivisa in internet esistono, questo è poco ma sicuro. Non è poco ma sicuro come in realtà il fenomeno Blue Whale si sia andato strutturando effettivamente su chi abbia creato e diffuso questa lista, per cui chiaramente rispetto a ciò che ho detto prima certi punti verrebbero anche a cadere. Tuttavia ci sono dei punti che secondo me rimangono intoccati e nel video precedente, almeno penso di aver fatto alcuni spunti a riflessione validi comunque. Per esempio il fatto che è un ambiente sociale difficile, non fortunato relativamente alla dimensione economica, politica e sociale, possa essere fucina, ahimè, di disagio psicologico, è una cosa corretta, è una cosa che non ho inventato io, è una cosa abbastanza ovvia, e che i giovani in questi ambienti possano cadere, possano diventare, come dire, outsider negativi, andando incontro a comportamenti negativi quali il suicidio, ma anche l'abuso di droghe e di altre cose. Mi sembra ovvio che ci siano persone in internet che possano, con finalità distruttiva, con finalità mortifera, manipolare le intenzioni e le fragilità dei più giovani. Mi sembra altrettanto cosa ovvia. Il whale, la Blue Whale List,
per come è strutturata, rimane un percorso di tortura psicologica effettivamente ben strutturato. Fra l'altro, una cosa che non avevo detto nell'altro video e che reputo interessante è anche il concetto di completismo, nel senso che questa Blue Whale List soddisfa un criterio sottilmente ossessivo di completamento di compiti, e molte persone hanno questa tendenza a voler completare a tutti questi compiti. Di fatto, guardate che il videogaming, i giochi, parlo da videogamer, cioè da giocatore, spesso sono strutturati secondo un compito primario che però è distante, e bisogna arrivare a questo compito attraverso subcompiti che il giocatore proprio ci tiene a completare prima di raggiungere la fase finale. Ma anche i giochi sul cellulare sono spesso strutturati in questa maniera, e questa lista ha una serie di compiti fattibili o relativamente poco complicati per poi arrivare a questo ultimo compito mostruoso e mortale, no? Per cui una persona in una dimensione poco lucida può veramente e ossessivamente essere spinta a voler completare la cosa. Naturalmente è interessante il fenomeno, è interessante anche quello che è accaduto rispetto a questo fenomeno, per cui la notizia, il non controllo della notizia, la diffusione di questa notizia. Reputo che sia molto positivo il fatto che non sia vera, o in parte non sia vera, prima di tutto perché vuol dire che la cosa è meno aberrante forse di quello che sembrava all'inizio, benché, ripeto, ci siano delle persone che sembrano essersi suicidate davvero. Il che va a sottolineare il fatto che questa gioventù sia meno malata di quello che molti fanno supporre, e in qualche modo anche questa preoccupazione insistente sulla gioventù è qualcosa sul quale bisognerebbe riflettere. Io credo che sia positivo e interessante il fatto che questa notizia sia diffusa velocemente e in maniera molto allarmante, perché di fatto è così incredibilmente discostante dalla natura anche biologica umana, che tende a preservare la vita e tende a voler vedere degli esiti positivi, per cui una notizia così mostruosa ha scosso davvero le coscienze, le ha scosse in una maniera interessata, almeno da parte mia in buona fede. In alcuni la scosse e li ha interessati in una maniera morbosa. Rimane valido il suggerimento, il punto relativo al non mostrare comunque certe immagini, le quali, non lo so, a questo punto, non so, sono state realizzate in computer grafica, sono state inscenate sotto il parapetto, c'era un materassino, non lo so, però rimane il fatto che è meglio non spettacolarizzare queste immagini. Di fatto non c'è la necessità di comprendere meglio il suicidio o fenomeni suicidari vedendone le immagini scioccanti, ma voglio dire, basta parlarne. Naturalmente adesso, come dire, in quel mondo si dividerà poi per il tempo delle notizie, perché poi internet in realtà macina questi fenomeni molto velocemente. Per un po' di tempo si dimenticherà questa cosa. Per ora siamo divisi fra chi forse, e mi ci metto dentro troppo allarmisticamente, ha commentato questo fenomeno come fenomeno grave, mostruoso, eccetera, e fra chi invece adesso dice io non ci ho mai creduto, ecco le cose che non mi convincono. Rimane, ripeto, interessante il fatto che ci sia sicuramente una fetta della popolazione che non è la fetta generale della popolazione, che ha delle sofferenze, che ha delle problematiche, che ha delle solitudini che le espongono a rischi vari. E in questo caso abbiamo parlato del rischio del suicidio, abbiamo parlato del rischio di essere manipolate da persone che malignamente le possono portare al suicidio. Sta di fatto che, come dire, da psicologo io sono abituato a lavorare più che sulla verità oggettiva e assoluta, su delle verità psicologiche, e la verità psicologica di questa Blue Whale List è che qualcuno l'ha inventata, qualcuno ci ha pensato, qualche giovane sicuramente l'ha letta
e ne è entrato in contatto non come scherzo, e questa è una verità soggettiva, cioè questo è un fenomeno che, per quanto poi non si sia strutturato, non si sia sviluppato secondo le metodiche che questa pseudo leggenda sembra aver poi tramandato in questi giorni, tuttavia presenta degli elementi che rimangono un interessante spunto di riflessione. Insomma, vedremo questo fenomeno come si evolverà. Io dalla mia, come dire, chiudo qua rispetto a questo argomento, a meno che non ci siano degli sviluppi eclatanti che mi suggeriscano particolari e interessanti riflessioni. Sono tuttavia curioso di capire cosa poi sia la verità e cosa poi in realtà sia stata l'invenzione, per cui questo fenomeno diventa nuovo non solo rispetto al Blue Whale, ma anche al modo in cui le notizie si diffondono. In realtà anche questa cosa è un po' nuova, un po' vecchia, perché il fatto che le notizie si diffondano da bocca in bocca, da paese in paese, come succedeva con le leggende urbane nei decenni scorsi, e come con le fiabe, con i racconti, con i miti, anche, come dire, nei tempi classici. Adesso la nuova tecnologia offre dei nuovi canali di diffusione di racconti un po' veri, un po' falsi, e anche questo è un fenomeno di fatto socio-psicologico interessante. Io vi saluto e vi rimando a un prossimo video di altro tenore, a questo punto spero. Ciao!